Allora, per togliere il rotore del generatore bisogna comprare dalla BMW un attrezzo speciale. E io me lo sono fatto da solo. Ho preso una stanga filettata, ho limato via il pezzo davanti, circa 4 cm, e il resto ho lasciato la vite. E poi bisogna inserire nel rotore e far girare, bloccando il rotore della frizione dietro. Io l'ho bloccato con una chiave e poi girando esce fuori il rotore. Con il mio amico Gabriele ci siamo messi a smontare i cilindri. Come prima cosa abbiamo tolto il coperchio e poi abbiamo iniziato a svitare tutte le viti. Abbiamo smontato i bilancieri e di seguito tolto le viti che fissano la testa al cilindro. Molto importante tenere tutto in ordine, mettendo via in buste di plastica i pezzi, scrivendo da dove provengono, questo per aiutarci poi nell'assemblaggio del cilindro. Infine abbiamo sfilato la testa del cilindro dalle viti prigioniere. Usando un martello di gomma abbiamo poi staccato il cilindro dal corpo del motore, sfilando anch'esso prima dal pistone e poi dalle viti prigioniere. Siamo arrivati ad avere il pistone in bella mostra. Togliendo lo spinotto è stato facile staccare il pistone dalla biella. Grazie al prezioso aiuto di Gabriele che mi teneva il motore, sono riuscito senza problemi a svitare le viti del volano, dato che sono tirate a 100 Nm. Prendendo due bulloni, uno che blocca l'altro, infine si possono togliere le viti prigioniere. Anche con le viti prigioniere è molto importante di scrivere da dove le avete tolte e metterle via in un posto sicuro, perché per esempio queste due che vedete sul video adesso sono più lunghe di tutte le altre. Dopo aver smontato il coperchio della pompa dell'olio, si può intravedere la pompa dell'olio con il rotore interno e il rotore esterno, sono i pezzi di metallo che vedete sul video, e sul coperchio c'è ancora un O-ring rosso, come avete visto. La pompa dell'olio è fissata alla fine dell'albero a camme e quindi gira assieme a quest'ultimo. Per togliere la catena di distribuzione bisogna come primo punto togliere la barra di scorrimento. Come secondo punto bisogna togliere il tendicatena, e praticamente il tendicatena
è appoggiato su un pistoncino che preme il tendicatena sulla catena. Dato che quest'ultimo, mediante una molla, preme sulla catena, bisogna fissarlo con una fascetta, così poi sarà più facile togliere la catena di distribuzione. A questo punto dobbiamo togliere la catena di distribuzione. La catena di distribuzione è fatta da maglie di metallo e una di esse è estraibile. Per togliere questa bisogna prima mollare il fermaglio, sotto di esso ci sarà un pezzetto di metallo con due fori a mo' di sicurezza. Tolta la sicurezza, la miglior cosa da fare è ruotare l'albero a camme affinché la maglia estraibile sia in un posto dove si può premere dal davanti e farla uscire dietro. Quindi ci deve essere abbastanza posto dietro per poi riuscire a spingere quel centimetro e mezzo per poi togliere il pezzetto di metallo. Togliendo il rotore interno e il rotore esterno della pompa dell'olio e poi battendo con un martello di gomma si può sfilare alla fine l'albero a camme, come vedete nel video. Quello che sto smontando ora praticamente è il termostato del calore o della temperatura dell'olio, che questo è agganciato al radiatore dell'olio. Dopo aver smontato il termostato si potrà sfilare il filtro dell'olio. Spero che vi siate divertiti col mio video, vi auguro una buona giornata e se avete delle domande scrivetemi. Ciao e alla prossima!